Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del carro, ragazzi. Può essere un periodo di movimento, di spostamento, per qualcuno si tratta di una scelta, del dare una direzione ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web dove ci sono tutti i servizi che propongo. C'è anche il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. 9 di bastoni, 2 di coppe, abbiamo la carta della stella, un 2 di spade, cinque di spade, asso di coppe, e l'eremita. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione del periodo per la vostra persona di interesse, non importa quale sia il legame, e cercherò come di incastrare i due movimenti energetici. Mi sono dimenticata di dirvi che ho attivato in promozione la lettura fast, la lettura veloce via WhatsApp. Anche di questa trovate il link sotto nella descrizione, e una neo abbonata mi ha fatto notare che YouTube ha messo in promozione l'abbonamento, quindi lei tecnicamente si è abbonata ma non ha pagato. Quindi vi invito a, insomma, a dare un'occhiata. Allora, partiamo con questo 9 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e un fante di bastoni. Io qui ho l'idea che qualcuno di voi stia mantenendo un certo stile di vita, un certo stato di allerta, mi verrebbe da dire, nell'attesa di qualcuno, di questo fante di bastoni. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Cavaliere di coppe. E 4 di coppe. Io credo che stiate tenendo lontano qualcuno che secondo me è già nella vostra energia. Se non avete nessuno, vi dico che in questa prima parte del mese potreste effettivamente incontrare una persona che di primo acchito potreste tenere lontano. La sensazione che ho con queste carte è che non ci sia una reale, come vi posso dire, un reale compromesso, però che in realtà sì, ci siate, cioè possono essere quelle conoscenze dove oggi ti incontro, domani ci scambiamo il numero di telefono, dopodomani ti chiedo, cerco comunque un contatto con una scusa, il giorno dopo ancora, ed è come ritrovarsi in una relazione senza neanche rendersene conto. Se non è una relazione vera e propria, può essere una conoscenza, può essere come una connessione. Andiamo a vedere
la stella, 2 di bastoni. Queste sono troppe. 2 di bastoni, sole, 3 di bastoni e 5 di bastoni. Credo che qui voi vogliate fare le cose in modo trasparente. Questo 2 di bastoni mi fa pensare alla vostra visione al futuro, così come anche la carta della stella. Però è anche vero che con questo 5 di bastoni potrebbero esserci dei conflitti interni o dei conflitti tra voi e l'altra persona. Però il sole mi dice che volete le cose fatte in modo cristallino, limpido, chiaro, diretto. Può anche essere il fatto che abbiate la speranza o anche l'aspettativa, mi dicono, di creare la vostra prossima relazione con una forte base di amicizia, di rispetto, di onestà, fiducia, trasparenza. Però è come se ci fossero delle cose che non vi tornano tanto con questo 5 di bastoni. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché poi abbiamo anche un 5 di spade qui. Allora, abbiamo la morte, e un 10 di coppe. È come se ci fosse da cambiare in qualche modo l'idea di unione, l'idea di famiglia per qualcuno, l'idea di quello che vuol dire avere una relazione in equilibrio o di quello che potrebbe essere la felicità all'interno di una relazione. La carta della morte mi dice che c'è come un processo di detox da fare ed effettivamente il 2 di spade mi richiama un po' questo 5 di bastoni e il 5 di spade che c'è dopo. Ci sono come dei punti ciechi in tutta questa situazione. Avete anche il 4 di coppe. Quindi è come se non vedeste chiaro e invece vorreste proprio quello. Può essere che la persona con questo cavaliere di coppe al contrario non sia completamente diretta come piacerebbe a voi, potrebbe come sapete, no, ci sono quelle persone che non dicono le cose in modo diretto, ma lanciano l'amo, cioè provano a buttarla lì giusto per tastare il terreno e vedere come voi potreste rispondere. La sento un po' così. Andiamo a vedere il 5 di spade. Sette di bastoni e re di spade, e che siete sulla difensiva. Si parte anche con un 9 di bastoni, qui avete un 7 di bastoni, state come mantenendo protetto, mi viene da dire, potrebbero essere le vostre idee, il vostro territorio, la vostra libertà, la vostra autonomia, i vostri spazi personali, mi viene da dire. Perché da un lato sento come questa voglia di costruire, di andare avanti, di andare oltre, dall'altro però c'è ancora questo momento con la morte di purga da dover effettuare. Il re di spade in questo caso potrebbe essere anche uno psicologo, per qualcuno che vi aiuta come a mettere un ordine tra questi due 5. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 3 di coppe. Re di bastoni e sacerdotessa. Allora, qui con questo asso di coppe sento che qualcuno potrebbe iniziare a nutrire dei sentimenti per questa persona. Potreste non dirglielo, considerata la sacerdotessa. Mm. Qui ci sono delle gelosie. Guardate, vi dirò che per qualcuno questo 2 di spade può fare riferimento alle due energie che potrebbero entrare. Una potrebbe già essere presente, l'altra potrebbe entrare, diciamo, nella seconda settimana di agosto. Perché vi dico così? Perché c'è un 3 di coppe al contrario e un asso di coppe.
È come se potreste, diciamo, nutrire qualche cosa per una di queste due energie, come se vi sciogliesse un pochettino il cuore, o come questa sensazione. Però è anche vero che ci sono due re. Quindi non vi nego che con una di queste due persone potrebbe esserci più affinità da un punto di vista dell'amicizia, ipotesi, con l'altra potrebbe esserci più affinità da un punto di vista mentale e mi spiegherei perché il carro, questa decisione, questa scelta, che è un po' anche il senso del due di spade. Andiamo a vedere l'eremita. Due di pentacoli, amanti e giustizia. Ah. Qui ragazzi ci sono delle dinamiche che si ripetono e che avete bisogno di reindrizzare, di regolarizzare, di riequilibrare. Il caso è che il 2 di pentacoli è una carta che parla di alti e bassi, mentre la carta degli amanti è una carta che parla di armonia e di equilibrio, così come esattamente anche la giustizia. Quindi io qui la sensazione che ho è che possa nascere effettivamente qualche cosa di più profondo con una delle due energie, però arriverete come a metà agosto dove secondo me dovrete prendere una scelta perché la giustizia vi dice che le cose vanno fatte in modo giusto, corretto. La giustizia è anche una carta di contratti, è una carta di regole ed è una carta di qualcuno che è regolare, che fa le cose secondo le regole. Quindi può anche essere che appunto decidiate di, mi viene da dire, buttare, manca una torre, però di buttare giù una delle due persone che avete conosciuto. Probabilmente con questa sacerdotessa e il re di bastoni sento che riuscirete come a proiettare in un futuro quello che potrebbe essere la conoscenza con questa persona. Ora, vi dico i segni zodiacali perché secondo me allora, vi dico prima i segni zodiacali. Abbiamo Acquario, abbiamo Vergine, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Scorpione, Leone e Ariete e Cancro. Ma secondo me la persona che sceglierete potrebbe essere o un segno di fuoco o un segno d'aria. Ho la sensazione con questo eremita che qualcuno di voi penserà, ma anche perché c'è la sacerdotessa, è come se qualcuno di voi pensasse al futuro e da lì mi spiegherei ancora meglio questa stella, a quello a cui voi ambite, al tipo di vita che volete creare, che volete costruire, al tipo di persona che vedete al vostro fianco. Lo sento comunque un momento piuttosto positivo, ragazzi, si tratta qui o di fare una scelta per qualcuno o di dare un certo tipo di direzione ad una nuova conoscenza dentro la quale vi troverete un po' così, quasi senza neanche accorgervene. Non che sia una situazione o una relazione che non valga la pena, ma è come se prima doveste focalizzare se effettivamente potete camminare sullo stesso binario. Quello che mi viene da dirvi è che avete la giustizia, carta numero 11, anime gemelle, la carta degli amanti, la carta della stella. Quindi c'era anche un 2 di pentacoli qua. Può essere effettivamente che questa persona sia un po' predestinata a voi perché abbiate come da riequilibrare un certo karma per qualcuno, eh. Comunque ragazzi, con questo carro c'è come il passaggio da una situazione ad un'altra. Ok, difatti vediamo che qui si passa da un 9 di bastoni, che è una carta di protezione, a un qualche cosa che è equilibrato. Con questo 2 di pentacoli potrei anche quasi dire flessibile, sapete?
Allora, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Uff, 9 di bastoni, molto bene, vi respingete l'un l'altro. Abbiamo la carta del giudizio, un 8 di coppe, un 3 di pentacoli. 10 di bastoni e fante di spade. Manca una. 10 di spade. Ok, allora devo dire che anche questa persona è ben sulla difensiva con questo 9 di bastoni. Abbiamo un 2 di bastoni. Probabilmente anche questa persona sta scegliendo re di coppe. È come se stesse cercando di scegliere l'amore, quello maturo, o comunque come l'idea che stia capendo cosa fare. Diciamo che il re di coppe promette bene. Andiamo a vedere la carta del giudizio, perché qui è come se questa persona prendesse consapevolezza di qualche cosa, è come se riuscisse ad avere un'idea di quello che è il disegno più grande. La carta del giudizio è anche una carta di rinascita, eh. Tra l'altro avete anche il 2 di coppe, che non so se ve l'ho detto prima, insieme alle carte qui che potrebbero parlarmi di qualche anima predestinata, e vi dico questo perché c'è appunto anche qui il giudizio. Oh, è uscito anche il 4 di bastoni, ragazzi, e 6 di spade. Credo che questa persona potrebbe avere come una sorta di risveglio su quello che in realtà vuol dire, un po' anche come voi, no? Qui, su quello che vuol dire trovare la propria metà, trovare la serenità, sentirsi in pace con qualcuno, allontanarsi dai problemi. Io sento che state così tanto bene insieme che alla fine vi cercherete senza dover necessariamente etichettare la relazione, la situazione, cioè sento che è un periodo dove effettivamente starete bene insieme. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Hmm. Due di coppe nuovamente. Diavolo, mondo e sette di coppe. Qui potrebbe esserci un tema con la distanza per qualcuno. Probabilmente siete lontani, potreste vivere anche in nazioni diverse, in città diverse, potrebbe esserci un momento di distacco a causa magari delle vacanze. Io credo che questa persona, perché voi avete il 5 di bastoni, ma questa persona ha 7 di coppe. Io credo che questa persona sia parecchio gelosa, ve lo dico così. Potreste anche essere voi effettivamente, però il 7 di coppe sono più idee, possibilità. Il 5 di bastoni sono cose concrete, quindi secondo me può essere più facile per voi avere come altri pretendenti e questa persona essere un po' gelosa. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Mm. Torre e re di spade. Re di spade ce l'avete anche voi qui. Ok. Credo proprio che questa persona, ragazzi, i piani non andranno come ha pensato. Sento che qui con questo re di spade potrebbe essersi fatta dei progetti, dei calcoli che in realtà con questa torre cadranno decisamente. Ma perché? Perché voi siete come in fase di non so ancora che cosa scegliere, non so ancora che cosa voglio.
Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Ruota della fortuna, imperatrice e fante di pentacoli. Quindi io sento che questa persona arriverà ad un certo punto dove si toglierà certe aspettative. Sento come se potesse, perché c'è anche il diavolo con il re di spade. Io credo che questa persona pensi di potervi conquistare facilmente, tipo, e invece dovrà ricredersi. Sento che con questo 10 di bastoni le aspettative che aveva prima potrebbero cambiare e potrebbe effettivamente dedicarsi con questo fante di pentacoli a conoscervi in modo sincero, a conoscervi in modo, mi viene da dire pulito. Con questa ruota della fortuna sento che cambia un po' le dinamiche questa persona. Abbiamo anche un fante di spade, quindi secondo me raccoglierà informazioni, potrebbero esserci come degli scambi. Abbiamo papa e papessa. Guardate, vi dirò che con questa persona potreste effettivamente, diciamo così, avere temi di conversazioni, di conversazione molto spirituali, ed è quello su cui punterà questa persona. Diciamo che con il Papa mi viene da dire che potrebbe cercare come un punto medio. Io sento che questa persona non... Siete più voi che riuscite a vedere nel lungo periodo, anche perché qui avete la sacerdotessa a testa in su, la persona c'è la testa in giù, ma sono comunque sulla stessa colonna. Quindi io ho come l'idea che si sforzerà per entrare nel vostro cuore, però siete più voi che avete come questa visione nel lungo periodo. Vi sento come più saggi, avete anche questo eremita, alla fine avete la stella. Sì, è vero, questa persona ha il giudizio, quindi vi dico che potrebbe effettivamente avere come una presa di consapevolezza, ma voi siete proprio come abituati a fare certi tipi di... non sono calcoli, perché non vi sento calcolatori, ma è come se foste in una fase dove siete più fedeli a voi stessi, non vi raccontate più bugie. L'eremita è una di quelle carte che scava in fondo, no? E che cerca di capire, che cerca di comprendere, che cerca di fare tesoro di quello che è successo nel passato per non ricommettere gli stessi errori. Qui la persona, diciamo, la sento come ad un livello evolutivo leggermente diverso dal vostro. Andiamo a vedere il 10 di spade. Anche se comunque cercherà di colpirvi, di sedurvi, di conquistarvi, di corteggiarvi, questo è un po' quello che sento. Abbiamo la regina di spade e un 10 di coppe. Allora, in qualche modo sento, perché comunque anche voi avete la carta degli amanti, la giustizia, sento che in qualche modo ci sono come delle nuove regole che possono portare una nuova felicità. Secondo me, dopo il 10 di bastoni, dopo che questa persona si toglierà certe aspettative, effettivamente sento che si potrebbe togliere questo diavolo, questa costrizione, questa sofferenza. Allora, secondo me siete un po' su linee diverse, ma io sento che comunque c'è un nuovo inizio, può essere anche il passaggio a livello successivo della situazione o della relazione. Allora, potrebbe essere qualcuno del passato. Sì, ma per un gruppo ristretto di persone sento. Per i single no. È più per le persone che hanno già una relazione, che potrebbe essere qualcuno del passato che ritorna, o comunque sapete una di quelle relazioni che magari non sono mai finite, sono indefinite, è come una specie di, non dico ritorno, però quasi.
Vi dico, qui c'è 2 di coppe, 2 di coppe, c'è un tema con il vincolo, con il vincolarsi, con il come si vede la famiglia, 10 di coppe, 10 di coppe, come si vede l'unione, quello che si può costruire insieme e sento che è come se definiste nuove regole, nuove basi, una nuova direzione, per la vostra situazione. Andiamo a vedere una sibilla antica per concludere la lettura. Il guanto di sfida. Carta numero 5 e dice: vi annunzia senz'altro una lite, un alterco o un duello. Può anche indicare una causa prossima giudiziaria. Il guanto. E la frase poetica dice: chi più che far non suoi ti alletta e loda, prender ti cerca con inganno e froda. Chi vi loda troppo cerca di fregarvi sostanzialmente. Qui vedo effettivamente i conflitti. Qui vedo, ragazzi, avete la giustizia alla fine. Se ci fossero effettivamente questioni legali, con la giustizia e gli amanti alla fine, sento che le cose si risolveranno al meglio, si troverà un punto di equilibrio, un punto di accordo comune, ok? Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi può contattare via mail o via WhatsApp oppure potete abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto tutto il tema delle credenze limitanti, c'è la promozione di agosto collegata alla sezione degli abbonamenti, date un'occhiata al video e sempre qua sotto. Tenete presente che sono 5 playlist, hanno la copertina lilla, sono numerate dall'1 al 4, vanno viste comunque in ordine cronologico e lì dentro trovate praticamente tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Lo sto condensando e lo sto mettendo lì per voi per aiutarvi a sveltire il vostro percorso di crescita. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!